Ciao a tutti, io sono Erika e vi do il benvenuto sul mio canale ed in questo nuovo video. Questa volta ho deciso di fare un passetto in avanti ed iniziare a parlare invece di limitarmi a scrivere, anche perché così vi posso spiegare meglio quello che sto facendo. Lo scopo di questo video è di mostrarvi come faccio lo zaino per un viaggio di 4 giorni a Torino a inizio settembre, quindi praticamente ancora in estate, e spero che possa essere di spunto per qualcuno di voi che magari sta cercando, come ho fatto io su YouTube, consigli e spunti su come fare lo zaino. Come avete visto, il mio zaino è uno zaino da 20 litri, quindi non molto grande, e qui sto cominciando proprio dal preparare il pigiama. Ho controllato fino a 2 giorni prima le temperature previste e in base a quelle mi sono regolata su cosa portarmi e nel mio caso il pigiama estivo andava più che bene ed è andato più che bene. Ho preferito portare con me anche un asciugamano, in questo caso medio, io non sono tanto grande quindi mi è bastato, e una salvietta piccola. Ho portato con me anche delle ciabatte e poi l'intimo. Ho deciso di portare il minimo essenziale, quindi un reggiseno, 3 paia di mutande, 3 paia di calzetti corti e 2 di calze più lunghe di scorta perché sono freddolosa. Per aiutarmi a scegliere cosa avrei portato con me, ho iniziato scegliendo i pantaloni. Ho scelto di portare con me un pantalone lungo di scorta se avesse fatto freddo e 2 pantaloni corti oltre a quello che avrei messo il primo giorno. Ed eccoli qua. Per prima cosa ho creato l'outfit con cui sarei partita. Pantalone corto, la giacchetta perché la mattina presto fa freddo, canotta e magliettina. Questo è il secondo outfit per il secondo giorno. Pantalone corto, canotta, una canotta di scorta se avessi cambiato idea e una maglia per coprirmi nel caso avesse fatto freddo oppure in luoghi con il clima. Questo invece è il secondo outfit, pantaloncino, canotta, magliettina, a cui ho abbinato anche il terzo outfit, utilizzando lo stesso pantalone però con una canotta e una maglietta diverse. Conoscendomi, ho pensato di portare anche un outfit più pesante, un pantalone lungo leggero, una maglietta a manica lunga e il cardigan che poi ho utilizzato spesso durante le varie giornate. Queste invece sono tutte le cose da bagno, diciamo che porto con me: spazzolino, dentifricio, collottorio, deodorante, lamette, forbicina, quello lì è un sapone intimo se fosse servito, anche se poi ho usato il normale bagnoschiuma, cottofiocca, la matita nera, una pinzetta e del detersivo, il pettine e il mio stick se avessi voluto lavarmi i capelli, dei campioncini di shampoo e balsamo, matite per le labbra se avessi voluto truccarmi un pochettino, una spugna perché mi piace usarla e un sacchettino che ho poi utilizzato per portare a casa tutte le cose, soprattutto l'intimo, sporche. Non uso il beauty, ma uso questo sacchetto per contenere tutto perché mi permette, non avendo una forma, di adattarlo allo spazio che mi rimane poi nello zaino. Lo trovo molto più comodo per quando ho poco spazio. Se avessi avuto spazio in eccedenza avrei potuto usare il beauty un po' più rigido. Questa invece è la borsa che ho deciso di portare, che è bella ampia e capiente, mi piace molto, e queste sono le cose sommariamente che avrei messo dentro, ma lo vedremo dopo. Nel borsellino delle medicine ho messo le cose base tipo collirio, cerotti, poi che ho messo una tachipirina, ma tanto stavo in città, avrei avuto tutto disponibile, un assorbente, il sapone per lavarmi le mani, l'alcol e l'affarino per aprire la SIM del telefono, un SD, ovviamente carica batterie e forcine, elastici, eccetera.
Nel borsellino invece ho preparato abbastanza contanti per pagare l'appartamento, o almeno la mia parte, e poi ho preparato dei soldi in più da potermi portare dietro e le carte. Io invece del portafoglio uso un borsellino e tengo tutto lì. E questa è una visione completa di tutto quello che ho portato con me. In realtà poi ho aggiunto una piccola felpina. Ho voluto poi fare anche una prova di cosa avrei potuto mettere in borsa e di come metterlo, perché avrei portato con me il pranzo al sacco ogni giorno e quindi dovevo ben vedere cosa potevo portare, cosa no, quant'era il peso. E poi con me quasi sempre avevo il posto anche per il cardigan. Per riempire lo zaino invece sono partita pensando a cosa avrei usato di meno o cosa avrei usato per ultimo. Quindi sono partita mettendo l'outfit pesante che effettivamente non ho usato e poi gli outfit che avevo deciso per le varie giornate partendo dall'ultima. Ho cercato di piegare tutto quanto alla grandezza del mio zaino e ho cercato di metterlo seguendo le forme del zaino stesso, che dalla parte dello schienale è leggermente più ampio. Visto che rimaneva un po' di spazio nella parte frontale dello zaino, ne ho approfittato per metterci l'intimo e le ciabatte. E poi ho continuato con gli asciugamani, il pigiama e le cose per il bagno, che sarebbero state le prime che avrei utilizzato una volta arrivato in appartamento. Ecco lo zaino finito e poi ci ho aggiunto, come vi dicevo, una felpina perché rimaneva un po' di posto. Questo è il sacchettino che ho portato con me e il cardigan. Rimanete con me perché ora vi faccio vedere anche com'era lo zaino una volta tornata dal viaggio, cosa ho utilizzato e cosa no, e cosa cambierei.
Infatti sono tornata a casa e ho aspettato di sfare lo zaino per mostrarvi un po' quello che non ho usato. Effettivamente c'era qualcosa in più, però niente di inutile, ecco. La felpa l'ho usata, non l'ho messa, ma l'ho usata per appoggiare la testa perché io dormo con un cuscino basso basso e là i cuscini erano alti. La giacca un po' mi sono pentita di averla portata perché l'ho usata solo la prima mattina, perché partendo presto faceva freddo, quindi poi è stato solo un impedimento. Dovessi ripartire adesso, forse magari andrei via solo con la felpina addosso e la giacca la lascerei a casa, ma effettivamente non sapevo se là mi sarebbe servita. E maglietta usata, canotto usata, le cose per il bagno usate tutte, l'intimo l'ho usato tutto, e pigiama, maglie, quest'outfit l'ho usato, questo qua, l'ho usato 2 volte perché mi sono resa conto di una cosa. Essendomi portata un paio di maglie che erano belle aperte sotto le braccia, anche se sudavo comunque non puzzavo, praticamente non sudavo e quindi le ho potute mettere per 2 giorni di fila. Infatti questa che ha il giromanica stretto l'ho messa solo il primo giorno, anzi le prime ore come sono arrivata in appartamento l'ho dovuta togliere e cambiare. Pigiama, gli asciugamani utilissimi perché quelli che abbiamo trovato là non avevano il migliore degli odori. Voglio comprarmi un paio di set di asciugamani di quelli più sottili, sempre in cotone a nido d'ape, che magari occupano meno posto, tipo circa la metà dovrebbero occupare quasi, e io non posso usare la microfibra, quindi quelli sono l'unica altra opzione che ho, hanno tipo lo spessore di un canovaccio grosso, per intenderci, per chi non ci è presente. Cosa non ho usato? Avendo ripetuto 2 outfit per 2 volte, alla fine non ho usato l'altro pantalone corto che avevo, non ho usato la canotta in più che avevo, perché comunque quando siamo usciti la sera, io la tenevo per la sera, ma quando siamo usciti di sera era sempre siamo rimasti in giro dal pomeriggio, quindi non sono tornati a casa a cambiarci. E non ho usato questi, quindi un outfit intero non l'ho usato, e non ho usato tutte le cose un po' più pesantine perché non ha fatto freddo per niente. Ecco, e mi è molto servito il sacchettino quando siamo andati a fare spesa, perché abbiamo mangiato in appartamento, poi ve lo racconterò nel vlog magari, e basta. E, per quanto riguarda le cose, no, non ho usato assolutamente questo coso perché lo vorrei usare, ma ogni volta mi fa strano e quindi filmo normalmente col telefono in mano. Infatti, se vedete le immagini un po' mosse è per quello. E le cose da bagno, c'era qualcosa di inutile, tipo, però neanche troppo inutile. Ecco, l'unica cosa magari che proprio era inutile erano le matite rossetto. Ecco, quelle proprio non le ho usate perché non sono tornata a casa a prepararmi per la sera. I tappi non li ho usati, però sarebbero potuti servirmi perché comunque in camera c'era casino. E pinzetta e forbicina sono quelle cose che magari non le usi, però ti potrebbero sempre servire in viaggio. E non ho usato il detersivo, mi ero portata il detersivo. Io non l'ho usato, però l'ha usato l'altra persona che era in viaggio con me, quindi alla fine è servito. E altre piccole cavolate, non ho usato le medicine, i cerotti per fortuna, quelle cose lì, però diciamo sì, ecco, forse solo la giacca, essendo che ha fatto caldo, avrei potuto non portarla e poi il resto non lo so. Ecco, una cosa da tenere a mente: se potete in viaggio portatevi vestiti con le maniche larghe, tipo questa maglia qui, oppure l'altra che avevo addosso, che è fatta così, che ha le maniche che io chiamo furbe, sono fatte così e sono belle aperte. Sei comunque con la spalla coperta se entri in una chiesa o insomma un luogo pubblico, così vuoi essere un pochino più decente. E sono comunque hai la spalla coperta, quindi è come una manica corta, però è bella aperta e quindi non vai a sudare così tanto. Ecco, ci tenevo a farvi un po' vedere il disastro del mio zaino, e alla fine insomma
c'è stato tutto, migliorie da fare per il prossimo viaggio, qualcosina magari da comprare e vedremo magari in un prossimo viaggio che farò con temperature un pochino più basse e ho anche un'altra maniera di piegare la roba tutta arrotolata e quindi magari ecco, vi farò vedere il mio zaino anche in quel caso lì. E vi saluto, grazie per aver visto il video e ci vediamo presto. Ciao ciao!